Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo episodio di K-News. Oggi è il 18 giugno ed è una giornata mondiale che apprezzo particolarmente perché è la giornata mondiale della gastronomia sostenibile. Sì, chiaro, mi piace la parte della gastronomia, si vede per chi mi dovesse conoscere, ma soprattutto mi piace la parola sostenibile perché la nostra gastronomia, quindi le nostre ricette, il bello della nouvelle cuisine o della cucina italiana o di tutto il mondo deve comunque rispettare il posto in cui viene creata, quindi dobbiamo rispettare la natura che ci circonda e gli ecosistemi che abbiamo trovato su questa splendida terra, perché altrimenti rovineremo non solo questo mondo, ma anche, appunto, visto che si parla di gastronomia, il futuro della gastronomia mondiale, perché andremo a perdere ciò che la natura ci ha donato. Quindi rispettiamo sempre i posti in cui ci troviamo e soprattutto, ragazzi, rispettiamo la natura, perché di terra ce n'è una sola e dobbiamo amarla con tutto il cuore. Iniziamo ora a parlare di K-News. Partiamo subito con un attesissimo comeback, ovvero quello degli Ace, che si scrive ACE come succo di frutta multivitaminico, ma si pronuncia come i punti in battuta nel tennis e nella pallavolo. Negli scorsi giorni il gruppo ha svelato i primi teaser del quinto mini album, che si intitolerà Siren Dawn e uscirà mercoledì 23 giugno, a 9 mesi dal precedente lavoro. Rivelato anche il titolo del singolo portante, ovvero Eiger, che dal nome promette di portarli sempre più in alto nelle classifiche. Pronta al ritorno anche la subunit dei Day 6. Dopo il debutto dello scorso anno con l'album The Book of Us, Glue On, e la title Where the Sea Sleeps, sono pronti a tornare con nuova musica. La data da cerchiare sul calendario è quella del 5 luglio, quindi Day 5, come giusto che sia, visto che è una subunit dei Day 6, anche se poi sono in 3, quindi qualcosa non quadra in questo giochino. Tornando seri, il nuovo mini album si intitolerà Right Through Me ed è stato annunciato con un intrigante manifesto a mo' di collage. Chissà cosa ci attenderà. Noi, da amanti della loro musica, non vediamo l'ora di scoprirlo. Si vociferava già da giorni, ma ora la notizia è divenuta ufficiale. Wayne delle Mamamoo lascia ufficialmente la RBW Entertainment, agenzia del gruppo. A renderlo noto è la stessa RBW, che spiega di aver rinnovato il contratto solamente con Solar, Hwasa e Monbiol, ma di non essere riuscita a trovare un accordo con il quarto membro del gruppo. Tuttavia Wayne ha firmato un accordo esteso per continuare a partecipare ad alcune attività del gruppo, compresi concerti e promozioni, fino al dicembre del 2023. La stessa artista ha voluto rassicurare i Mumu con una lettera in cui afferma: tutte e quattro saremo sempre al vostro fianco. La musica delle Mamamoo, dunque, non si ferma, sebbene una delle sue vocalist sia pronta a intraprendere un nuovo percorso. Prosegue imperterrito il successo di Hot Sauce degli NCT Dream, senza ombra di dubbio uno dei pezzi più forti di questa prima metà del 2021. Dopo aver superato il 1 milione di prevendite e molto rapidamente i 2 milioni di dischi venduti, anche il music video è riuscito in una piccola grande impresa. Nei giorni scorsi infatti ha raggiunto quota 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, diventando il secondo brano più veloce degli NCT a riuscirci, dietro solamente all'iconica Make a Wish degli NCT U. Per la subunit si tratta di una vera e propria consacrazione che contribuisce a rendere sempre più indimenticabile quel sogno che portano nel nome. E chiudiamo con un po' di sano patriottismo. Ci fa sempre piacere quando gli artisti coreani parlano dell'Italia o si interessano al bel paese. In questo caso a sbarcare in Corea è stata la musica dei nostri Måneskin, freschi di vittoria all'Eurovision Song Contest e pertanto di un'incredibile visibilità a livello mondiale. Le note della loro Zitti e Buoni hanno fatto breccia anche nel cuore di RM, che non è il leader dei BTS ma la bassista della band femminile Rolling Quartz, la quale ha realizzato e postato la propria cover del brano. E visto che siamo tornati in Italia a parlare dei Måneskin, a cui veramente facciamo dei grandissimi complimenti per questa vittoria e questo grande successo che meritano, è il momento di passare la parola a Simon per parlare di un gruppo che, diciamo che questi passi per arrivare al successo li hanno fatti anche loro pian piano, ma oggi si sono consacrati uno dei gruppi più importanti della scena K-pop mondiale. Vediamo di chi stiamo parlando. A te la parola, Simon. Amici, ciao a tutti, come state? Ben ritrovati in una nuova puntata di Accadde Oggi. Questa settimana vi propongo il viaggio nel tempo più intimo e familiare di sempre. Sto per sbloccarvi un ricordo che è legato a 4 persone che per me sono come sorelle, affettuose come una mamma, dolci come una caramella mu, salutari come una rapa, belle come i paparapa. Quest'ultima cosa più o meno, loro forse un tantino di più, giusto un tantino. Sto parlando, come avrete capito, delle Mamamoo,
che oggi compiono 7 anni. Hanno infatti debuttato il 18 luglio del 2014 con il loro primo album Hello. Un saluto al mondo, al pubblico, perché oltre ad essere molto brave, sono anche educate e di gran classe. Il singolo di debutto era Mr. Ambiguous, che in coreano suona molto simile al nome Mamamoo. Il video alterna il bianco e il nero ha il colore fluo, tipo evidenziatore, dei loro vestiti e conta oggi quasi 10 milioni di visualizzazioni. Un primo passo di una storia che, col senno di poi, è stata ricca di successi e di soddisfazioni. E che onore sentire un paparapa che parla delle Mamamoo e che poi passa la parola all'altro paparapa. Wow, sono tutto un brivido e tutta un'emozione. Ragazzi, chiudo ricordandovi il consiglio che ho dato all'inizio. Sembra una frase fatta, una frase inutile, ma rispettiamo questo mondo, rispettiamo la natura. Oggi è la giornata mondiale della gastronomia sostenibile e questo mondo deve essere sostenibile e lo può essere solo grazie al nostro sforzo e al nostro pensiero. E con questa massima di livello altissimo chiudo e ringrazio tutti e vi auguro una buona settimana e ci sentiamo la prossima settimana con le nostre K-News. Ciao a tutti!